In questo video mi rivolgo in particolare alle persone filo-palestinesi o simpatizzanti della cosiddetta causa palestinese. Non chiedo a queste persone di cambiare idea, non chiedo di condividere la mia opinione, la mia posizione, chiedo soltanto di essere ascoltata durante il corso del video perché vorrei fare dei chiarimenti per quanto riguarda il conflitto fra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, per poi arrivare alla fine del video e ribaltare completamente la situazione, ovvero affermare per ipotesi che tutto ciò che io ho detto sia sbagliato, falso o che non sia sufficientemente valido e che quindi la causa palestinese abbia ragione al 100% e che quindi Israele vada fermata. A quel punto, sempre per ipotesi, di fronte ai nostri occhi avremo una realtà completamente diversa con 3 conseguenze molto importanti che dobbiamo assolutamente conoscere. La parola genocidio è una parola molto importante che va utilizzata con una certa precisione. Per fare questo noi ci possiamo rifare all'articolo 2 della Convenzione sul genocidio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che dice questo: per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica e mentale di membri del gruppo, il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale, misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo, trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all'altro. Oltre a questo ci deve essere anche l'intento genocidario dichiarato da parte dell'eventuale responsabile di genocidio verbalmente o in forma scritta. In altre parole, se arrivati a questa altezza della storia, Israele non sta commettendo nessun genocidio perché non corrisponde a nessuno di questi criteri o requisiti, mentre invece Hamas, come avevamo già visto nel video sullo statuto di Hamas, oltre ad averli tutti ha anche addirittura la dichiarazione di intento genocidario presente nello statuto. Per questo motivo, per quanto riguarda l'operazione militare che Israele sta facendo all'interno della striscia di Gaza, non si può parlare di genocidio. Se una persona vuole parlare di genocidio per quanto riguarda l'operazione di Israele, deve conoscere questi punti e deve avere dei dati verificabili alla mano per dichiarare appunto l'accusa di genocidio per quanto riguarda Israele. La prova del 9 ovviamente è la cosa più semplice del mondo, è guardare la crescita demografica dei cosiddetti palestinesi che la trovate da qualsiasi parte su internet, sono dati appunto in ascesa, in salita, quindi non sta commettendo Israele nessun genocidio. Dal 7 ottobre ad oggi noi stiamo vivendo quella che è l'esatta concretizzazione di un piano diabolico che Hamas ha studiato per diversi anni. Questo piano diabolico ha come obiettivo la distruzione di Israele, perché il 7 ottobre Hamas ha dichiarato guerra con il pogrom del 7 ottobre contro Israele, che è una guerra fisica. Per quanto riguarda l'Occidente, Hamas ha lanciato anche una guerra mediatica contro l'Occidente che ha 2 obiettivi. Il primo è la distruzione dell'immagine di Israele, la demonizzazione di Israele. Il secondo obiettivo è quello della richiesta delle donazioni. La richiesta delle donazioni, qualcuno già lo saprà, coincide con la jizya, che è un concetto che anche i miei vicini di casa sanno, quindi non ripeto più. Per arrivare a queste donazioni, se guardate nei siti, anche solo quello dove io avevo messo la raccolta fondi per il cristiano pakistano, Faraz si chiama, è pieno di account di persone singole, ma esistono anche tante associazioni, fondazioni e onlus che si occupano di chiedere soldi per le vittime palestinesi. Ovviamente per richiedere tutti questi soldi, e che sono soldi che arrivano, guardate quel sito lì, sono migliaia di dollari e migliaia di euro, io monitoro ogni tanto qualche account, sono dati in crescita, e servono ovviamente tantissime foto e tantissimi video dove i palestinesi vengono ritratti come vittime disperate in mezzo alle macerie con tantissimi
grandissimi problemi e tutti catastrofici. Allora, questo non significa che nella striscia di Gaza non ci sia un conflitto e che non ci siano dei problemi, è ovvio che ci sono, ma significa che dobbiamo parlare anche di Pallywood. Qualcuno lo conosce già, Pallywood è una vera e propria industria cinematografica fatta di fotografie e di clip, la maggior parte sono false, sono costruite ad arte oppure tante provengono dalla Siria. Se voi scrivete Pallywood su Google o su qualsiasi social network verranno fuori tutta una serie di clip che sono a tutti gli effetti inscenate, ovvero Hamas ha degli attori e questo lo sappiamo perché qualcuno di questi attori magari è morto il mese scorso e adesso invece fa il giornalista nella striscia di Gaza. Ovviamente si tratta di cose inscenate. Alcune clip derivano invece dalla Siria e quelle sono vere. La maggior parte di queste clip, di queste foto, ritraggono i Gazawi in condizioni disperate, però c'è sempre qualche dettaglio che non torna. Se volete spulciare, io seguo Gazawood su X, Twitter, oppure Imshin, sempre su X, Twitter. Si tratta di account che di proposito vanno a spulciare i filmati di Pallywood per poi presentarli con la spiegazione di ciò che non torna. Normalmente si tratta di bambini che sanguinano tantissimo ma non hanno ferite aperte, oppure ancora si tratta di bambolotti che vengono tenuti in braccio da delle persone che corrono verso un pronto soccorso. Fuori dal pronto soccorso ci sono circa 30 fotografi e 20 videomaker, si tratta di 50 persone con circa 1.000 euro al collo di attrezzatura fotografiche. Voglio essere molto generosa perché molto probabilmente sono 3 volte tanto, che vuol dire che i miei colleghi che fanno la Fashion Week di Milano non hanno tutti questi soldi per occuparsi in maniera professionale di questo. Quale ospedale potrebbe mai permettere l'ostruzione dell'ingresso in una condizione di emergenza così elevata? Per quanto riguarda Pallywood, io non posso più mettere, lo sapete, nei miei video queste clip, quindi potete cercarle. Pallywood sarebbe un filone ampissimo, infatti ho segnato molte cose, ci sono dei cadaveri che si rialzano, che guardano il telefono, ci sono queste immagini in cui i cadaveri dovrebbero essere in questi sacchi bianchi e ogni tanto si muovono. I filmati della Siria, l'ho detto, le scene surreali, in sostanza potete trovarlo tranquillamente. Questo ovviamente non significa che non muoia nessuno nella striscia di Gaza, significa soltanto che Hamas mente e che anche i Gazawi volentieri mentono. Questo perché nello statuto di Hamas c'è anche scritto che il loro capo è Maometto e secondo Maometto la guerra è inganno. In altre parole, io non ti posso attaccare, non riesco a distruggerti fisicamente, ma ti posso ingannare e questo è il mio modo di combattere contro di te. Se avete più familiarità con altri luoghi, chiedetevi per quale motivo non ci sono donne ucraine che stiano facendo finta di essere insanguinate, ad esempio. Voglio dire, se la mia causa è così importante, io non permetterei a nessuno di rovinarla con dei filmati falsi o, non lo so, uscite dal Medio Oriente. Chiedetevi perché nessun venezuelano ha mai fatto finta di scappare dal Venezuela perché sta morendo di fame. Il conflitto è effettivamente molto complicato e manda in crisi tantissime persone in maniera molto semplice, molto facile, molto immediata, proprio perché al suo interno ci sono dei fattori che non si sono mai visti prima, che nessun esercito ha mai combattuto. Se noi mettiamo bene a fuoco questi fattori, riusciamo a semplificare la situazione e a capire cosa stia succedendo. La prima cosa da mettere a fuoco è la natura dei due protagonisti del conflitto, la seconda è la natura del territorio in cui il conflitto si sta svolgendo, la terza è la presenza degli ostaggi e la quarta ovviamente è il potenziale di difesa bellica di uno dei due protagonisti, con calma. I due protagonisti sono da un lato una organizzazione terroristica che ha una relazione molto particolare con i suoi stessi cittadini, e poi dall'altra parte abbiamo uno Stato normale che ha una relazione sana con i suoi stessi cittadini. Israele è lo Stato che, arrivati a questo punto, mi potete dire che sia il più brutto del mondo, il più antipatico del mondo, ma ciò non toglie che sia comunque uno Stato. In altre parole, se anche odiate Israele, Israele non cambia perché la odiate, ma resta uno Stato normale che ha delle istituzioni, ha degli organi di sorveglianza, ha un obbligo di trasparenza verso i propri cittadini che difende con la cupola di ferro e con tutta una serie di strutture normali
istituzioni normali con un esercito, un protocollo militare, come la Francia, il Portogallo, il Giappone o qualsiasi altro paese del mondo, mentre invece Hamas non è uno stato normale, è un'organizzazione terroristica che ha dei militanti. Oltre ai militanti ci sono i Gazawi. Hamas ha costruito 2 strisce di Gaza, una è sotterranea ed è quella in cui i militanti, che solo in questo video dobbiamo chiamare militanti per capirci, che sono terroristi, che si nascondono sotto questi tunnel, dove probabilmente dove ci sono anche gli ostaggi. La striscia di Gaza in superficie invece è abitata dai Gazawi, che Hamas ha sempre detto che tratta come carne da macello. Questa non è una frase altisonante che io voglio utilizzare perché sto facendo la propaganda di Israele e mi paga Netanyahu, ma semplicemente perché queste sono frasi che Hamas ha sempre detto. Ci sono persone come me, come altri, che si sono interessate alla striscia di Gaza, all'Islam, a Hamas, eccetera, e sono cose che abbiamo sempre saputo. Semplicemente le persone che non hanno mai, magari non si sono mai interessate a questa condizione prima del 7 ottobre, adesso giustamente non ci capiscono più niente. Ma Hamas l'ha sempre detto, i Gazawi per noi sono carne da macello. Questa è una condizione molto particolare per quanto riguarda la striscia, perché dal punto di vista di Hamas più civili muoiono nella striscia di Gaza e più Hamas è contenta. Nessun esercito ovviamente fa un ragionamento del genere. Ogni esercito punta ad avere il numero più basso sia di vittime civili che di soldati. Hamas fa l'esatto contrario. Questa è una cosa molto importante da ricordare. La natura del territorio è una delle più difficili praticamente perché si tratta di un territorio urbano densamente popolato, di un territorio urbano vissuto, quindi condomini, cittadine, la città di Gaza, eccetera. Quindi Israele non sta combattendo con un altro esercito che non vuole la perdita dei suoi civili o dei suoi soldati a distanza, in campagna, da una montagna all'altra, tramite mare, per via aerea, nulla di tutto questo. Israele sta combattendo in un territorio urbano contro dei terroristi che si nascondono in una parte sotterranea con gli ostaggi e che non hanno nessun interesse a salvare la loro stessa popolazione. Perché? Perché più vittime civili ci sono, più Israele viene demonizzata, soprattutto agli occhi dell'Occidente. Ovviamente, come tutti saprete, forse il territorio urbano, che già sarebbe difficilissimo, della striscia di Gaza, è stato modificato nei decenni da parte di Hamas affinché i depositi di armi e i nascondigli dei terroristi fossero proprio nelle scuole e negli ospedali. Io capisco le persone che ogni mattina mi scrivono per dirmi: Paola, come fai a difendere Israele che sta bombardando gli ospedali? Quelli sono i punti in cui si nasconde Hamas e anche qui ci sono foto di tutti i tipi, ci sono le incubatrici con sotto i Kalashnikov. Purtroppo questa è una strutturazione perfetta di un teatro che Hamas ha creato nel tempo affinché si arrivasse a questo punto, ovvero alla confusione più totale e alla demonizzazione di Israele. Tenete presente che nel 2014 è uscito un articolo in cui dei soldati dell'IDF uccidono alcuni terroristi in prossimità dei tunnel. L'articolo è del 2014. Un terrorista sopravvive e non mi ricordo se durante un interrogatorio o qualcosa del genere dice: sì, adesso avete ucciso un paio dei nostri, ma voi non sapete quanti israeliani staranno qui in ostaggio fra qualche tempo nei tunnel. Ovviamente non possiamo dimenticare il fattore degli ostaggi. Il 7 ottobre Hamas ha preso 256 persone innocenti e le ha portate nei tunnel. Nei tunnel sappiamo che sta accadendo di tutto e ovviamente questo è un altro dei fattori che sommiamo gli ostaggi, i tunnel, il fatto che Hamas vuole i suoi civili ammazzati e si nasconde e non combatte in maniera leale come fosse un esercito normale, in un contesto urbano densamente popolato. Ovviamente la situazione è particolarmente complicata, però in questo momento siamo riusciti, spero, a metterla un pochino a fuoco.
Io invito a fare una riflessione semplicissima. All'interno della striscia di Gaza non esistono giornalisti occidentali, esiste soltanto Hamas che dà dei dati e questi dati vengono propagati all'esterno, ovvero ad Al Jazeera. Al Jazeera è la fonte meno attendibile del mondo ed è Al Jazeera che tra l'altro è in Qatar, Hamas dov'è? Anche in Qatar, perfetto. Quindi in sostanza Al Jazeera è il braccio mediatico di Hamas. Qui potremmo complicare tantissimo ancora di più le cose. Innanzitutto io capisco le persone che in questo momento si sentono confuse. Perché? Perché è la prima volta nella storia dell'umanità che noi abbiamo delle testate giornalistiche importantissime occidentali che riprendono i dati di Al Jazeera. Non lo fanno perché sono impazzite, diciamo che sì, da un lato si potrebbe anche dargli dei pazzi totali, ma lo fanno semplicemente perché Hamas ha costruito questa rete di propaganda anche mediatica in maniera brillante. Quindi una volta che i dati vengono presi, passano da Hamas, che è l'unica voce nella striscia di Gaza, vengono propagate ad Al Jazeera, ad esempio, e da Al Jazeera vengono prese anche, ad esempio, da Rai 3. Io ho visto Fafo a Rai 3, questa voglio raccontarla. Fafo qualcuno di noi già lo conosce, è un attore di Hamas che è già morto più volte, altre volte no, una volta aveva un bambino in braccio, insomma è un attore di Hamas di Hollywood che trovate anche lui sui social network. Io questa persona l'ho vista a Rai 3 su una barella in un ospedale, fasciato in maniera orrenda, che l'avessi fasciato io a occhi chiusi sarebbe venuta fuori una cosa più credibile, che si lamenta e grida qualcosa. Ecco, quando noi abbiamo Rai 3 che diffonde Hollywood, e beh, io le persone confuse a questo punto le capisco, purtroppo non c'è altro da dire, però oltre a sapere che nella striscia di Gaza non esistono giornalisti, ma esiste soltanto la voce di Hamas con tutti questi filmati falsi, queste foto false, dobbiamo ricordarci anche una cosa, che la striscia di Gaza è alta 40 km, mi spiego meglio, devo improvvisare, non so come, allora improvvisiamo con questo foglio qua, anzi no, questo, che forse è meno pasticciato. Dunque, la striscia di Gaza, immaginate che più o meno sia questa. Dunque, noi abbiamo 40 km di strada qui che si chiama Saleh al-Din. Questa è l'unica strada principale di Gaza, non ce ne sono altre, e ha un percorso di 40 km, qui più o meno saranno 10, e qui anche, qui un pelino di più, qui un pelino, vabbè, facciamo una media 10 e 10. Metà della striscia di Gaza è deserto, questa è la parte che io ho visto, che avevo davanti quando ero a Kfar che è, come faccio a indicarla? Vabbè, che più o meno è qui. Qua c'era il rave, qua c'è Be'eri, e io ero qua e si vede il deserto, è completamente desertica, quindi metà della striscia di Gaza è abitata. Saleh al-Din ha una parallela soltanto che più o meno è qui, che va lì in su, e non è neanche completamente, non è neanche lunga, 40 km, dopodiché c'è la costa sul Mediterraneo, basta. Tutta questa parte è effettivamente abitata, ma si tratta di una strada di 40 km. Che significa che se voi adesso partite di casa con le IDF dietro per fare il genocidio dei Gazawi nella striscia di Gaza e partite il 28 di ottobre, e beh, a inizio maggio avete ampiamente finito, a metà maggio ci metti mezza giornata ad ammazzare tutti qui, giusto? Questo dato anche dovrebbe farci riflettere. L'altra cosa è che siamo arrivati a dire che le vittime sono 40.000. Facciamo la divisione, 40, cosa c'è? C'è un metro, su ogni metro c'è un morto, non è possibile un conteggio del genere, è ovvio che sia una cifra ampiamente gonfiata. Cos'è Apocalypse Now? Con gli elicotteri e Fafo sotto ubriaco, è impossibile. Inoltre, in realtà, la cosa più brutale che adesso si può dire è che non esiste il conteggio dei morti in guerra. È proprio un criterio che non viene utilizzato.
tantomeno detto da un'organizzazione terroristica che ha come obiettivo la demonizzazione dell'avversario, che è Israele, che è rinchiusa nei tunnel e che ogni sera ti dà dei dati che sono sempre in crescita, che non coincidono con i momenti in cui le IDF non stanno neanche combattendo, e in ogni caso non è un criterio, nel senso che non ci sono conflitti in cui le vittime vengano contate. È molto brutto questo da dire, molto brutale, però non ci sono. Nel 2004 in Siria dissero noi non li contiamo più, non sappiamo più come fare. Scusatemi, nel 2014. Il conflitto poi è andato avanti ancora, non si riescono a contare, provate a pensarci, è impossibile contarli, quindi già il fatto che venga dato il numero nel quale poi Hamas non distingue fra terroristi e civili, ovviamente, però sa distinguere fra adulti e bambini, perché le cifre sono, i dati vengono sempre forniti così, ma il fatto stesso che il dato venga fornito, già quello deve creare sospetto, perché è un dato che fondamentalmente non esiste, purtroppo non vengono contati i morti in nessun conflitto, e nessun conflitto si ferma perché ci sono tanti civili morti in ogni caso. Allora, quando il 7 ottobre Hamas ha compiuto questo pogrom orrendo, si è seduta nei tunnel con 256 ostaggi e ha detto a Israele: noi vi rifaremo tutti il 7 ottobre che volete. Per questo motivo, per queste dichiarazioni, la minaccia incombente su Israele viene definita una minaccia esistenziale. Questo significa che secondo il diritto internazionale Israele ha il diritto praticamente di annichilire Hamas. Alla voce diritto internazionale noi dobbiamo sapere che esistono dei protocolli che sono effettivamente validi e condivisi da tutti i paesi occidentali, fra cui anche Israele in questo caso. Per onestà dobbiamo anche sapere che non esiste poi un organo di sorveglianza che, quando un esercito non rispetta il diritto internazionale, lo blocca. In altre parole, l'esercito russo più di una volta non ha rispettato questo diritto internazionale e nessuno l'ha fermato. Tuttavia esistono dei discorsi che vengono condivisi, diciamo, dei protocolli da parte di questi paesi occidentali, fra cui anche Israele, e sono tutti d'accordo nel sostenere che se tu hai una minaccia esistenziale davanti, hai il diritto di annichilirla. Quindi questo è il primo diritto che Israele ha. In secondo luogo, fermi. Ah no, c'è anche un altro discorso che viene fatto a questa altezza, che è un discorso soltanto in Europa, che viene fatto soltanto in Europa. Viene detto: se tu uccidi un terrorista adesso, domani avrai 10 terroristi, oppure fra 10 anni avrai 1000 terroristi. Per ogni terrorista ucciso ne nascono altri 2. Allora, questo è un discorso che non ha nessun senso. Provate a immaginare, voi adesso siete in casa vostra, c'è un terrorista fuori dalla finestra con il Kalashnikov puntato su di voi che vi dice: adesso io ti uccido. Voi cosa fate? Non fate niente, perché se no, uccidendo lui, fra 2 anni avrete 3 terroristi fuori dalla finestra. Ovviamente questo è un discorso che non ha senso e non è neanche provato a dirla tutta. Quindi è un po' tendenzioso. Quello che Israele sicuramente sa è che il terrorismo islamico contro di lei non finirà facilmente, questo purtroppo lo sappiamo, ma infatti Israele sta anche operando con una tattica militare che non esiste negli altri eserciti europei o occidentali. Tant'è che non si traduce, si chiama Mowing the Land o Mowing the Grass, che è un nome un po' così, per dire che questa tattica si chiama falciare il prato o falciare l'erba. In altre parole, così la semplifico ancora. Se noi adesso andiamo da Israele e le diciamo: guarda che se uccidi un terrorista adesso, fra 10 anni ne avrai altri 2000 fuori dalla porta, lei può dirci tranquillamente, perché abita in Medio Oriente e i suoi vicini di casa sono orrendi, lei può dirci tranquillamente: sì, lo so che il terrorismo islamico non finirà contro di me soltanto con questa operazione, ma io sto procedendo tramite questa tattica bellica
che è il depotenziamento del nemico. In altre parole, io so che Hamas o Hezbollah, gli Houthi, l'Iran non cesseranno di fare terrorismo contro di me, ma io ho il diritto di mettere Hamas ad un livello di depotenziamento tale affinché non si ripeta mai più il 7 di ottobre. Il 7 di ottobre non deve essere uno standard e quindi vado a depotenziare Hamas. Per questo motivo Israele attacca i depositi di armi che, come dicevamo prima, sono anche nelle scuole, in prossimità delle abitazioni dei civili e negli ospedali. Questa è proprio una strategia, ti depotenzio. Oltre a questo, quindi, Hamas ha il diritto di annichilire, scusatemi, Israele ha il diritto di annichilire Hamas, di depotenziarla, e poi ovviamente il recupero degli ostaggi, che è un'altra delle grandi complicazioni di tutta questa situazione. Oltre al recupero degli ostaggi e al depotenziamento, o meglio ancora annichilimento di Hamas, come diritto ha la ristrutturazione, secondo la sua volontà, dei confini fra Israele e la striscia di Gaza. Cioè, quando questa guerra sarà finita, non sarà Hamas a doverci dire come ristrutturare i confini, ovviamente, fra Hamas e Israele. A questa voce volevo aggiungere ancora una cosa importantissima. Spesso si parla di proporzioni, viene detto che il conflitto fra Israele e Hamas deve finire perché è fuori proporzioni, e anche questo è un concetto che non esiste, che fa parte soltanto dei dialoghi, dei discorsi che si fanno in Europa. Non esiste la proporzione fra il rispetto delle proporzioni fra due eserciti, anche perché sennò si arriverebbe ad un pareggio. Che senso ha? Nessuno. Inoltre, nel caso del 7 ottobre, cosa dovrebbe fare adesso Israele? Prendere delle donne, stuprarle con le granate nella vagina, prendere dei deltaplani, gettarsi così su Gaza sparando sui civili, o cuocere nei forni i bambini? Decapitare i bambini, sfigurare le donne. Ci sono cadaveri che sono arrivati negli obitori che erano irriconoscibili, perché tante donne, soprattutto del rave, dopo essere state violentate, hanno ricevuto sulla faccia, già da morte, 50 colpi di proiettile, affinché il volto della donna non ci fosse più. Israele deve fare questo? Ovviamente no. Israele deve fare questa operazione militare con questa tecnica di falciare il prato, l'erba, e recuperare gli ostaggi, eccetera, e sta procedendo semplicemente per quella che effettivamente esiste, una sorta di proporzionalità, ovvero quando un esercito decide che ha questi tre obiettivi, deve stabilire anche quale sia la proporzione con il danno collaterale e deve evitare il danno collaterale. È un'espressione un po' brutale per parlare delle vittime civili. Semplifichiamo di nuovo. Io sono Israele, lì c'è un tunnel con 2 terroristi che mi tengono in ostaggio una bambina che viene violentata tutti i santi giorni, addirittura travestita da bambola, che probabilmente adesso è anche incinta. Dopodiché io ho fatto sfollare le persone, dell'evacuazione fra un attimo parliamo, e di qui ho un campo di sfollati che sono in una tendopoli alla quale sto anche dando gli aiuti umanitari. Quale esercito porta gli aiuti umanitari all'avversario? Nessuno. Comunque, questo è il mio obiettivo. La proporzione deve essere che se io adesso attacco il campo di sfollati, sono incoerente, vado fuori fase rispetto all'obiettivo, cioè perdo dei soldati, perdo anche l'etica, perché sembra incredibile, ma gli eserciti hanno anche un'etica, non ottengo niente, probabilmente perdo dei soldi, perdo del tempo, perdo delle energie, perdo delle risorse e non ottengo niente, perché se io attacco il campo di sfollati non recupero gli ostaggi, non ristrutturo i confini fra me e la striscia di Gaza e ovviamente non depotenzio Hamas. Quindi cosa scelgo di fare? Attacco i tunnel. Per quanto riguarda i tunnel, poi sapete che ci sono anche gli scudi umani e altre cose di cui abbiamo anche già ampiamente parlato. In altre parole, l'unico criterio di proporzionalità è esattamente questo. Qualsiasi esercito dice: questi sono i miei obiettivi, questo è quello che devo evitare, punto. Cosa volevo dire arrivati a questo punto? Non mi ricordo più, scusate. Ah sì, come procede Israele?
Israele procede con delle evacuazioni che fanno sì che le persone vengano avvisate prima. Vengono avvisate con delle telefonate. Israele ha i numeri di telefono di tutti gli amministratori di condominio della striscia di Gaza. In alcuni casi ti dà 5 minuti di tempo, in alcuni casi ti dà 2 o 3 settimane di tempo per evacuare. Questa è una circostanza terribile, ma purtroppo spesso sotto questi condomini o ci sono gli ingressi per i tunnel con gli ostaggi dentro, magari bambine vestite da bambole per essere violentate tutti i giorni, nonché in sostanza deve assolutamente procedere secondo questo. È una cosa bruttissima che le persone vengano sfollate, ma purtroppo questa è responsabilità di Hamas del 7 ottobre, di quello che ha fatto Hamas. Dopodiché le persone vengono avvisate anche tramite dei volantini. Questi sono dati verificabili che potrete trovare su internet. I volantini vengono fatti scendere dall'alto in arabo. Viene avvisata la popolazione su dove andare e dove non andare, che è un gran casino, perché a quel punto alcune persone della popolazione avvisano di sicuro Hamas o si nascondono i terroristi di Hamas in mezzo alla popolazione da evacuare e quindi avvisano di spostarsi. Se vedrete le notizie di questi giorni e non ci capirete più niente, è perché sta succedendo esattamente questo, in sostanza. E dopodiché vengono fatte evacuare. Vengono avvisate con questi volantini, con degli speaker, con dei droni. In sostanza Israele non ha nessun interesse ad ammazzare la popolazione civile. Questo è il procedere di Israele. Israele è un paese che dice la verità, ha un esercito che ha degli obblighi di trasparenza verso i suoi cittadini, soprattutto dopo il 7 ottobre, ancora di più anzi. Noi abbiamo delle prove di questo, ad esempio cos'era? Non mi ricordo se era dicembre o gennaio, Israele ha ucciso 3 ostaggi e l'ha detto. Trovatemi un altro esercito che nella storia abbia ammesso una cosa del genere. Di recente Israele ha ucciso, sempre per sbaglio, delle persone che erano dei volontari di un'associazione che si occupava della distribuzione del cibo, di cui non ricordo nulla, oggi ho l'Alzheimer, non ricordo il nome, Central Kitchen o qualcosa di simile, e l'ha ammesso, ha detto sì, forse siamo stati noi, apriamo un'inchiesta. Quando un'inchiesta viene aperta ci vogliono, se uno lavora seriamente, dei giorni affinché arrivino dei risultati attendibili o dei dati verificabili, e questo è il motivo per il quale quando si grida subito è stata Israele probabilmente non è vero, perché è troppo veloce come diffusione di una notizia. Israele ci mette poi dei giorni. E nel caso ad esempio della Central Kitchen, se si chiamava così, non mi ricordo, scusatemi, ha detto sì, questo è un tragico errore, siamo stati noi, addirittura sono stati presi dei provvedimenti, è stata sospesa un funzionario, non mi ricordo se era un sergente. Comunque 2 persone hanno avuto delle conseguenze disciplinari, professionali per quanto riguarda questo tragico errore che Israele ha ammesso. Così come ha ammesso di operare negli ospedali. Israele non sta mentendo, questa è semplicemente la cosa più semplice da dire. Tutto quello che viene detto da parte di Hamas non è verificabile. Ad esempio tutte le clip e le foto di Hollywood dove è pieno di bambini, dovrebbero essere a questo punto credo 16.000 bambini uccisi, non abbiamo un filmato di un soldato dell'IDF che stia sparando contro un bambino, 1 su 16.000, con tutti i fotografi che ci sono nella striscia di Gaza. Com'è possibile? Ok, questa è la parte più importante in assoluto. Ribaltiamo completamente la situazione. Tutto ciò che io ho detto è falso, è una bugia o non è sufficiente, non è sufficientemente valido. La causa palestinese ha ragione al 100%. Adesso un esponente della causa palestinese mi chiama e mi dice: Paola, guarda, Israele si deve fermare perché ci sono troppi morti civili, qualsiasi cosa. Ok, io mi drogo, chiamo Israele e la fermo. Israele, che si droga ancora più di me, mi dice: sì, va bene, avete ragione voi, e quindi noi ci ritiriamo dalla striscia di Gaza. A questo punto succede una cosa, succede che la realtà che noi abbiamo di fronte agli occhi, per ipotesi, innanzitutto implica che da domani non ci sono più israeliani in vita, perché Israele ovviamente si fa ammazzare da Hamas, pazza completamente. Ma a questo punto
ci riguardano le 3 conseguenze che noi avremmo di una cosa del genere. Cancelliamo Israele dalle mappe, non esiste più. 1. Il califfo, Sinwar. Sinwar è già adesso il califfo, nel senso che il 7 ottobre noi lo viviamo come un incubo e a noi questa persona orrenda ci sembra l'anticristo, ma dal punto di vista islamico in questo momento Sinwar è la persona che più ha riscosso successo nella storia di tutti gli attentati terroristici che ha fatto l'Islam. Con questo non sto paragonando ad esempio l'11 settembre, che è una tragedia che ha lo stesso peso del 7 ottobre, ma dal punto di vista dell'Islam adesso Sinwar è la persona più importante del mondo, è già il califfo. In altre parole non ci sarebbe neanche bisogno di comunicarlo o di eleggerlo, con tutto che il califfo non viene eletto, o di proclamarlo, dovrebbe solo far uscire la sua faccia di merda da un tunnel e quello sarebbe il prossimo califfo. Questo significa che Israele deve uccidere Sinwar per forza. Seconda conseguenza, il califfato è automatico. A quel punto potete scegliere West Bank, Striscia di Gaza, Penisola del Sinai, Egitto. Quale filo palestinese potrebbe adesso volere un califfato dall'altra parte del Mediterraneo? Nessuno, neanche i musulmani, si merita un nuovo califfato. Per califfato io intendo lo Stato islamico, ovvero l'ISIS. Vi ricordate quegli anni? Quello è il califfato, con in Europa 44 milioni di musulmani, compresa la Turchia ovviamente, che sono già in Europa. I sunniti aspettano soltanto l'ordine. Avere il califfato è una disgrazia, perché l'Europa potrebbe essere piena di terroristi che stanno solo aspettando l'ordine, perché i sunniti, genericamente parlando, funzionano così. Non prendono l'iniziativa, aspettano decenni, perché hanno un talento incredibile nell'attesa. E terza conseguenza che non si deve verificare mai: il 7 ottobre viene preso come modello di successo da ripetere e da moltiplicare anche in Europa. Prendete tutto l'Atlante, esistono organizzazioni terroristiche ovunque, Pakistan, Afghanistan, Africa, Asia, sarebbe un disastro su tutta la linea. Pensiamo soltanto all'Europa. Io adesso non sarò esplicita perché non voglio essere accusata di suggerire niente a nessuno. Prendete una cosa del 7 ottobre che vi ha colpito, moltiplicatela su e giù per l'Europa. Se Israele adesso si ferma, le 3 conseguenze sono il califfo, il califfato e il modello del 7 ottobre ripetuto anche in Occidente, anche in Italia, anche in Europa, anche in Germania, anche in Inghilterra. Qualche metropolitana l'avrete presa nella vostra vita. Ecco. Questo non deve succedere. È l'unico modo che noi abbiamo affinché queste 3 conseguenze di questa realtà ipotetica non si verifichino mai e che Israele annichilisca Hamas. In questo conflitto, che durerà ancora, ci saranno delle vittime civili e sarà dolorosissimo seguire queste notizie, ma queste vittime civili saranno per sempre sulla coscienza di Hamas, perché non doveva fare il 7 di ottobre. E perché noi non ci possiamo permettere questa realtà ipotetica con queste 3 conseguenze. Ho finito, spero di essere stata quanto più chiara, ho cercato di semplificare. Domani sera rifacciamo la live, se qualcuno vuole chiamare in diretta può farmi una domanda per quanto riguarda questo conflitto, questo argomento fra Israele e Hamas, oppure esporre un'idea divergente rispetto alla mia, in modo che ci sia la possibilità appunto magari di chiarire qualcosa che appunto resta ancora oscuro. Grazie mille, ciao ciao.